Tempo fa, gli amici del gruppo Restauro Arte Novecento mi hanno mandato la registrazione di un'intervista fatta ad un veterano del battaglione 9 settembre. Essendo stata improvvisata sul posto e ripresa con mezzi di fortuna, risente di alcuni problemi tecnici tipo rumori e voci di sottofondo. Ma visto l'argomento interessante e poco conosciuto, ho cercato di metterla insieme comunque come meglio potevo. Come vedrete, ad un certo punto questa intervista fa riferimento ad un fatto che non conoscevo, cioè l'invio del battaglione sul fronte russo nel novembre o dicembre del 1944. Ma il veterano Domenico Silvestri non si sofferma su questo episodio e quindi a quel punto aprirò una parentesi per dare io maggiori dettagli. Le esercitazioni di tiro contraerei, presenziate dal Duce la mattina del 19 agosto ad Anzio, durante la sua visita alla scuola centrale milizie contraerei e artiglieria marittima. Silvestri Domenico, classe 1925, partito volontario agosto 1942 e incorporato nella 21ª Legione Artiglieria Contraerea. Su domanda trasferito nei battaglioni M, precisamente nel 30° Battaglione Montebello dell'allora famosa Divisione Corazzata M. Il 25 luglio, tolte le M, ci hanno messo le stellette. L'8 settembre non mi sono arreso e sono passato nel battaglione M 9 settembre, che era un battaglione che si trovava, era un battaglione da sbarco che si trovava a Tolone. Rientrato in Italia, ho saputo di questo reparto qua, mi sono arruolato e ho fatto parte della divisione Brandenburg. I tedeschi ci hanno imposto di indossare l'uniforme tedesco. Noi ci siamo rifiutati in buone maniere, però ci hanno obbligato a metterci la svastica. Fatte le operazioni Anzio Nettuno, gli alleati che sbarcavano, tutti i reparti, questi mitragliatrici con l'FC, quelli cattivi. Però il tempo breve è stato Anzio Nettuno. Poi ci hanno portati a Ortona. Finita l'operazione a Ortona, siamo andati nelle Marche. Guerriglia antipartigiana. Dopo l'occupazione di Roma, dopo ci siamo ritirati. Finita l'operazione di guerriglia nell'Emilia Romagna, siamo andati in Valdauro, semplicemente abbiamo spegnato Cugni, che Cugni era occupata dai partigiani, abbiamo lasciato i morti per strada. Finito l'operazione in Val d'Aosta, siamo andati sulla Prussia orientale, sui laghi Masuri. Abbiamo fatto delle operazioni di guerra, non di guerriglia. Come accennato prima, Domenico Silvestri non si sofferma sulle operazioni a cui ha preso parte in Prussia orientale, ma credo sia un tema interessante ed ecco alcuni ulteriori dettagli. Alla fine del novembre 1944 il battaglione passa agli ordini del tenente Grassano, che riceve l'ordine di trasferimento in Prussia orientale nella zona dei laghi Masuri, dove erano dislocati i reparti della divisione tedesca Brandenburg a cui il 9 settembre era aggregato. Il viaggio in treno, spesso interrotto dai bombardamenti, dura ben 25 giorni.
Arrivati a Angenburg, l'odierna Vigorzevo, sul lago Mauer, oggi Mamri, i legionari partecipano alla difesa della città, che è un importante nodo ferroviario della regione, contro gli incessanti attacchi dell'Armata Rossa. Qui i legionari sono addestrati all'uso dei Panzerfaust e altre tecniche anticarro e impiegati con successo contro le unità corazzate sovietiche. Il 4 gennaio 1945 il Generalmajor Hermann Schulte-Hauthaus, vista l'impossibilità di continuare a difendere l'area di Angenburg, con i russi ormai alle porte della città, autorizza il rientro in Italia del battaglione 9 settembre. Sia il comandante della Panzergrenadier Division Brandenburg, Generalmajor Hermann Schulte-Hauthaus, che il comandante della piazza di Angenburg, il maggiore Jaman, nei loro rapporti avranno parole di elogio nei confronti dei militi italiani. E poi il comandante della divisione Brandenburg ha voluto che questo reparto italiano rientrasse in Italia e fu sganciato da questa divisione. Questo sto parlando del 5 gennaio 45. Siamo rientrati in Italia, e abbiamo fatto delle postazioni sempre antiguerriglia nel Veneto. Stazionario il reparto nella caserma Cort di Vittorio Veneto. 28 aprile si forma la colonna e usciamo da fuori Vittorio Veneto. I partigiani iniziano a sparare dalle finestre. Lasciamo i primi morti. Usciti da Vittorio Veneto veniamo bloccati tra Vittorio Veneto e Conigliano Veneto. Il comandante del reparto o i comandanti del reparto hanno fatto un parlamentare con i partigiani. I partigiani dissero allora ai comandanti che con la resa ci avrebbero dato un salvacondotto e ci avrebbero rispediti a casa. Ciò non è avvenuto. Parte del reparto che non ha creduto a quella storia ha rifatto marcia indietro e è riandato verso Vittorio Veneto, dove è stato sterminato completamente. I rimanenti che ci siamo arresi abbiamo subito quasi la stessa sorte, per un miracolo di Dio, non lo so. Noi che ci siamo arresi, la cosa non è stata buona, perché ogni giorno venivano e prelevavano 5-6 dei nostri e li portavano via. Che poi si è saputo che li fucilavano. Dissero il parlamentare con i comandanti nostri, dissero che ci avrebbero dato un salvacondotto e ci avrebbero rimandati a casa. Sono incominciate le prime botte, ci hanno rubato tutto. E poi, per un motivo inspiegabile che oggi come oggi non me lo so nemmeno spiegare, abbiamo sentito, ci hanno presi 2 camioni di soldati inglesi, ci hanno preso, però ne eravamo rimasti bravi, di tutti 75, e ci hanno portato alle carceri di Conigliano Veneto. A ste carceri qua, no? Cioè le cose che fanno prima, che fanno rete,
entra un frate e dice vi assolvo da tutti i vostri peccati. E se tu non ci hanno ucciso, quelli poi si ammazzano questo. Invece no, abbiamo sentito uno sferragliamento sempre di macchine. Erano sempre gli inglesi, ci hanno caricati e abbiamo incominciato a fare i campi di transito. Tutti i nomi non mi ricordo. Comunque si erano campi di transito improvvisati, sempre senza mangiare, sempre senza mangiare, per 8 giorni. No? A un campo, diciamo così, ci siamo seminati gli agli. Io ho mangiato gli agli con tutta la terra. Da questi campi di danza a un certo momento ci hanno messo su una tradotta, però la tradotta non era più solo per noi, era per tutti i prigionieri che mano a mano, e arriviamo a Fragola. A Fragola ci hanno fatto scendere dalle tradotte, ci hanno inquadrati e ci hanno fatto, sempre inglesi, sfilare per Afragola. Ne eravamo poi tanti, eravamo. Durante questo corso di Afragola hanno iniziato a cantare la canzone della decima. Adesso tutta questa gente che stava lungo sta strada ci batteva le mani, però non ho mai saputo se ci batteva le mani perché ci avevano piato prigionieri o per il ritmo della canzone che cantavamo. E ho fatto 7 mesi di campo di concentramento a Fragola e 7 mesi al campo est di Taranto. Uscito dal campo di concentramento, passati i guai, all'Aquila tutti i giorni venivo chiamato dalla polizia e dai carabinieri che volevano sapere dove ero stato, che avevo fatto. E dall'Aquila diciamo che sono scappato, però la parola è impropria. Me ne sono andato a Livorno. Sono stato 1 anno a Livorno e dopo ho dovuto rifare il soldato con questa Repubblica qua, perché quello che avevo fatto prima non contava niente. Tutto qua.